Good morning, everybody. Buongiorno a tutti. My name is Eddy Rapino, the husband of Olivia right here. Chiamo Rapino, Edoardo, Eddy. So, quick little backstory. Breve, dietro le quinte di me. So, I was born in a nominal Christian family. Sono nato in una famiglia nominale di credenti, il nome soltanto. So, I grew up in Quebec City going to a Baptist church. Quindi sono cresciuto nella città di Quebec, in una chiesa battista. But on Sundays, we all acted and talked like Christians, but at home, we were like anybody else. La domenica ci comportavamo da credente, ma a casa era tutto diverso, completamente diverso. So, I thought that a Christian was someone who checked a couple boxes. Quindi per me essere credente significava mettere croce, mettere una croce vicino a certi modi di comportamento. So kind of like thinking like a Pharisee. Oh, I went to church, check. I prayed before I ate, check. Ad esempio, come il fariseo. Allora, sono andato oggi in chiesa, check. Ho pregato, fatto. Yeah, fatto. Sì, fatto. So eventually, when I was 15, a friend, a man who now is my friend, invited me to go to the youth group at his church. Quindi quando avevo 15 anni un amico, un uomo, mi invitò nella sua chiesa, un'altra chiesa. And when I started attending that youth group, I realized that some of the youth, and especially the leaders, had something that I didn't have. E allora cominciavo a frequentare il gruppo giovani di quest'altra chiesa e ho notato che i giovani di quella chiesa avevano qualcosa che io non avevo. I didn't understand it yet, but the thing was I wasn't saved. Non avevo ancora capito, ma il fatto stava che io non ero ancora convertito. So what I was seeing in them was the fruit of the Spirit. Quindi ciò che io vedevo in loro era il frutto dello Spirito Santo. So I was like, how come they have this and I don't? I don't get it. E mi chiedevo fra me, perché loro hanno questa gioia, eccetera, queste caratteristiche che io non ho. So after a couple months of going to the youth group and seeing the lives of others and hearing the teachings there, Quindi dopo aver frequentato questo gruppo per un paio di mesi, capire l'insegnamento, eccetera, I realized that a Christian wasn't what I thought it was. ho cominciato a capire che il credente non era quello che io pensavo. It's someone who repented from their sins and turned to Jesus for salvation. Invece è qualcuno che si ravvede dalla loro stile di vita e la loro situazione e si va verso Dio. So May 18th, 2008, I gave my life to the Lord at a youth convention. Quindi 18 maggio del 2008 era un convegno per giovani, ho dato la mia vita al Signore e mi sono ravveduto. So from then on, I decided to put my faith into practice, and I joined a couple mission trips. Da allora ho cominciato a mettere in pratica la mia vita e ho cominciato anche a fare dei viaggi missionari con i gruppi dei giovani. And so the experiences on those mission trips were extremely foundational for just my spiritual growth and who I am today. E le esperienze che ho avuto in questi viaggi missionari hanno cambiato completamente la mia vita, erano fondamentali per il mio cambiamento. Because if you don't serve, you won't grow. Perché se non serve il Signore non puoi crescere. And so eventually this was when I was 16. Allora avevo 16 anni. When I was 17, I told the Lord, look, I'm going to become a missionary unless you show me clearly otherwise. A 17 anni ho deciso, Signore, e ho detto al Signore, io diventerò missionario, a meno che tu non cambi la mia strada davanti. So up to now, almost 15 or so years later, we still feel like the door is open. E fino adesso, da quel momento fino ad oggi, giorno di oggi, sentiamo sempre che le porte stanno aprendo per noi. So that brings us to today. Do they know about? Ecco dove ci troviamo qui oggi. Denise briefly mentioned it. Yeah. So, anyways, that kind of goes with my. That's most of my backstory. Ecco, questa è la mia storia, la mia testimonianza. So I have a little message for you guys today. Il Signore mi ha dato un piccolo messaggio da trasmettere oggi. And my notes are right there, so I'm just going to go get them. Okay, go.
So today we're going to talk about one of my favorite people in the Bible. Oggi parleremo di uno dei miei personaggi nella parola di Dio preferito, The Apostle Peter. l'Apostolo Pietro. Peter was the man. Pietro era l'uomo, Do we say that in Italian? The man? the man, l'uomo. But do they say that in Italian? Forse, non lo so. Maybe, okay, Felice, anyways. dicono così, the man, Anyways, non lo so. so a little bit about just generally the story of Peter. So Peter was a fisherman. In genere, Pietro era pescatore, come sappiamo. Some people think that he was also a business owner, that he had a fishing business. Alcuni credono che forse aveva proprio un'impresa di pescheria, tipo pescaggio. He witnessed the miraculous fishing È thing. stato testimone ovviamente alla pesca miracolosa. He was called by Christ to stop fishing, but to keep on fishing men. È stato chiamato da Gesù a continuare a pescare, ma non ai pesci, ma agli uomini. And he even gave him a new name, E quindi ha dato anche un nome nuovo. which it's not a surprise why Jesus renamed him, because Simon means the one who listens. Non è una sorpresa che Gesù ha cambiato il nome, perché il nome Simone significa colui che ascolta. And if you know anything about Peter, is that he was not a listener, he was a doer. E se sapete qualcosa per quanto riguarda Pietro, non era un grande ascoltatore, ma era un facitore. So it's no wonder he changed his name. Non mi meravigli che Gesù ha cambiato nome, Cefa. So it was Peter who had the desire and the faith to initially walk on water. Quindi era Pietro stesso che aveva il desiderio e anche la fede per poter camminare sopra le acque. And who walked on the water. Molti lo criticano perché lui si sfondò, però lo criticano perché lui si sfondò, però il fatto rimane che lui ha camminato sopra. Went to Peter, not the other disciples. E i farisei nella bocca del pesce. Figuration of Jesus. Quindi sappiamo che Pietro faceva parte anche della trasfigurazione di Gesù. He's the one who saw. Gesù. He's the one who saw. He's one of the three guys who saw Jesus glorified and talking with Moses of all people and Elijah of all people. Era uno di quelli che ha potuto vedere, essere testimone oculare di Mosè e Elia. Moses is probably one of, if not the most important person in the entire New Testament. Mosè forse è uno dei, se non forse il più importante personaggio dell'Antico Testamento. It's Moses who took people out it's Moses who did the Exodus. Era Mosè che ovviamente ha portato i figli di Israele nell'Esodo, He's the one who received the law, che era colui che lo aveva ricevuto la legge. and he had been dead for thousands of years, but Peter saw him. What did he have, 1,000? Moses had been dead for a couple Anche thousand. se era deceduto per più di 1000 anni, Pietro ne ha potuto vedere, testimone oculare. And then Elijah. Elijah was probably one of the most influential prophets of the Old Testament. Poi Elia, probabilmente uno dei profeti più influenziali dell'Antico Testamento. It was Elijah's God who won a friendly little contest between the prophets of Baal. Era Elia che è il suo Dio che aveva, quando hanno fatto la sfida, ecco, con i profeti di Baal. So Moses and Elijah, Peter saw them both. Tra Mosè e Elia, Pietro ha potuto vedere tutte e due, entrambi. Another thing, let's read Matthew 16. Ora vorremmo leggere un passo da Matteo, capitolo 12, Matteo, capitolo 16. 13 to 20. Oh, 13. Yeah, Matthew chapter 16. 16. Oh, ok, versi 13, scusatemi. Capitolo 16 di Matteo, del Vangelo di Matteo. You can just read it. I'm just going to read it in mine. 13, how far? 13 to 20. Leggiamo dal 13. Yeah. Ok, poi Gesù, giunto nei dintorni di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo?
Essi risposero, alcuni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro, e voi che dite che io sia? Simon Pietro rispose, tu sei il Cristo, il figlio dell'Iddio vivente. 17. Gesù replicando disse, tu sei beato Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Anch'io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò la chiave del regno dei cieli. Tutto ciò che legherai in terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Allora ordinò ai suoi discepoli di non dire a nessuno che egli era il Cristo. So, this sentence is one of the most important sentences of the New Testament for the church. Allora, questa frase è una delle frasi più importanti per quanto riguarda la Chiesa. And it was said to È stato detto a chi? A chi? Peter. A Pietro. Yeah. A Pietro. Pietro, È importante per la Chiesa, ma è stato rivelato a chi? A Pietro. Pietro. For those who didn't notice, we're talking about Peter. Per chi non si è svegliato ancora, non ha notato ancora, stiamo parlando di Pietro. Okay. Yeah. So, all these great things that we see about all these great things that we see about Peter, but we got to remember Peter had a couple big weaknesses. Allora, tutte queste belle cose importanti che noi notiamo sulla vita di Pietro, sappiamo che Pietro aveva anche dei difetti, alcuni difetti, debolezze. Does anyone else here have some weaknesses? Qualcuno qui ha dei difetti, non alzare le mani. Yeah. Me first. Yeah. Io per primo. So, Peter had two major weaknesses that I can think of. Allora, One, Pietro aveva due debolezze particolari che io posso pensare. Uno, he was very impulsive era molto impulsivo and he had no control pretty much on his mouth. e non aveva tanta frena sulla bocca. So, again, guilty here. Io sono colpevole, medesimo dica. At the transfiguration, Peter didn't understand what was happening. He said, "Oh, it's a good thing we're here. Let's build shelters." Allora, poi al momento della trasfigurazione, cosa diceva Pietro? Bellissimo che stiamo qui, costruiamo delle tende. And it seems Jesus just ignored it because he just the story just keeps on going. Che sembra che Gesù proprio ha ignorato quello che diceva lui, perché la storia continua avanti. Completely ignoring Peter's just random E suggestion. su suggerimenti così Gesù andava avanti senza dare peso a quello che diceva. When Jesus was explaining that he was going to die, Peter rebuked him like, "Hey, don't say that." Quando diceva che when When Jesus said, "I'm going to be die." quando Gesù disse io devo andare a morire, Pietro cosa diceva? No, non dire così. He's taking the Messiah aside to rebuke him. I mean, come on, Peter. Vuole portare in disparte Gesù per rimproverare Gesù perché ha detto una cosa del genere. And at the Last Supper, we all know he said, "Oh, maybe the others will deny you, but I would never deny you." E poi sappiamo che all'ultima cena insieme cosa diceva? Forse gli altri ti negheranno, ma io no. Yeah. I would never. Maybe they would. Io mai. Forse loro, ma io no. So the other disciples must have been, "Oh, thanks, Peter." E gli altri discepoli cosa pensavano? Grazie Pietro, ci ha messo. But we see a lot of times where Peter's impulsivity, it seems to come with good intentions. Ma noi anche notiamo che molte volte, anche se era impulsivo, aveva buone intenzioni. Because Jesus was being arrested, Peter was like, "No way, Jose," pulled out a sword, tried to kill someone. Quando hanno arrestato Gesù, ad esempio, ha detto no, non è possibile, tira subito fuori la spada. Which, by the way, I don't know if you guys ever realized this, Non so se avete mai notato, but according to the law, Peter cutting the Malchus's ear off, secondo la legge, tagliare l'orecchio
del centurione, cos'era? Un soldato. That was an offense punishable by death for Peter. Questo doveva essere un'offesa che si poteva trovarsi morto Pietro come punizione. But come Jesus pena. took care of Peter because he took the ear, put it back, and now there was no evidence that Peter tried to kill him. Però Gesù ha risolto il problema mettendo subito di nuovo l'orecchio sul soldato, quindi ha salvato la situazione, quindi non doveva essere impugnato Pietro. Because we know the Jews would have probably said, "Hey, this guy ear was cut off by Peter." But, okay, but his ear's fine, so there's no proof. Forse, probabilmente gli ebrei o i romani avrebbero detto, vedi, è colpevole, ha provato ad ammazzare qualcuno, però non c'erano più prove. That was just a super interesting detail that I heard a while ago I wanted to share. È un piccolo dettaglio che io l'ho trovato molto interessante. Vabbè. Now we're going to go ahead in time to the book of Acts, and then we're going to go back, and we'll see. Andiamo un attimo in avanti in tempo al libro degli Atti. So, at Pentecost, when the church began, Peter was the first ever member of the church to preach to the church. Quindi al giorno di Pentecoste Pietro è stato proprio il primo, si può dire, membro della Chiesa a predicare. Later on in the book of Acts, Peter heals two two lame people who couldn't walk, almost in the same way that Jesus did. Più tardi, sempre nel libro degli Atti degli Apostoli, Pietro va a guarire due persone che nella stessa maniera praticamente che avrebbero fatto Gesù. So it's Peter's ministry in Acts, it almost looks like Jesus is back, but it's Peter doing it, Sì. for Jesus. Il ministero di Pietro che andava avanti nel libro degli Atti sembrava che era Gesù stesso che faceva, ma non era Gesù, era Pietro. Gesù che operava dentro Pietro, ovviamente. And Peter, just like Jesus, he raised people from the dead. He raised Tabitha from the dead. Come Gesù ha fatto risorgere persone dalla morte, come la ragazzina Tabita. These are incredible miracles that he's performing. He would walk, his shadow would cover someone, and that person would be healed. Questi erano miracoli, ad esempio anche persino l'ombra di Pietro guariva le persone. So there's a connection. There are parallels here in the life of Peter in Acts and in the Gospels. Ci sono quindi paralleli nella vita di Pietro con proprio quelli di Gesù nei Vangeli. When Peter is with Jesus, Quando Gesù e Pietro stavano insieme, he's brave, he's courageous, he tries to do the right thing, and he often does the right thing. era molto bravo, faceva le cose corrette, giusto, coraggioso, scusate, era molto coraggioso, faceva le cose corrette e non sbagliava praticamente. Because his Lord is there with him. He can Perché see him. Gesù era con lui e si potevano vedere l'un l'altro. So when Peter was looking at Jesus, he was walking on the water. As soon as he deviated, he started sinking. Ad esempio, quando Pietro camminava sopra l'acqua, guardava direttamente a Gesù. Nel momento in cui si sono calati gli occhi e lo sguardo, ha cominciato ad affondare. And like we said, when Jesus was being arrested, Peter was still with him, and then he's like, "No, I'm defending my master." Anche quando Gesù è stato arrestato, era bravo perché guardava Gesù, poi subito ha voluto tirare fuori la spada. But just like when in the water he couldn't see Jesus and he started sinking, when Jesus was arrested and taken away, that's when he cowered like a dog, you know? Sì, nel momento in cui Gesù fu arrestato, come quando lui cominciava ad affondare quando camminava sopra le acque, alla stessa maniera nel giardino, quando hanno portato Gesù con i soldati in custodia, Pietro ha cominciato a diventare molto meno coraggioso. And just like when Peter was with Jesus, he was able to say, I think he really believed it. I will not deny you. Eppure quando Pietro era con Gesù, poteva dire, io non ti negherò mai. But when Jesus was away, he denied him. Ma quando Gesù non c'era più nella sua presenza, riuscì soltanto a negare di averlo conosciuto Gesù.
And so it's no wonder that after Pentecost, when they received the Holy Spirit, it's just like if Jesus was with them. So we find good old Peter again. Quindi quando hanno ricevuto finalmente lo Spirito Santo, nel giorno di Pentecoste, vediamo che Pietro era come se fosse con Gesù in quel momento. So pay attention because this will be on the test. Our proximity to Jesus. Quindi questo sarà sulla quiz domani, che facciamo tutti quanti, domenica prossima, alla quiz. Yeah, our proximity to Jesus Nostra prossimità a Gesù determines us. ci determina come saremo noi. Our proximity to Jesus determines us. Il nostro vivere vicino a Gesù, vivere in prossimità a Gesù, è ciò che ci determina come ci viviamo noi. Because in the end, we're all pretty much just like Peter. Perché alla fine noi siamo più o meno tutti quanti proprio come Pietro. So we see Peter fall very deeply, but then again in Acts, he's doing the right thing again with power. Vediamo Pietro che cade in profondità spiritualmente, moralmente, quasi moralmente. Ma Peter had to be restored before he could really serve with all that intensity and power again. Ma Pietro ha dovuto essere restaurato prima che poteva tornare alla sua forza. And just like Peter said publicly that he'll never deny him, Come Pietro aveva detto in pubblico, pubblicamente, io non ti negherò mai Gesù. Peter went back to fix that publicly. E ha dovuto andare di nuovo insieme al pubblico, cioè i discepoli, per essere restaurato. Now let's all turn to John 21. John chapter Vediamo un 21. attimo Giovanni, il Vangelo di Giovanni 21. So this is when the disciples are all fishing. Ecco quando i discepoli tornano a pescare. Well, not all the disciples. Well, it doesn't matter. But they're fishing, and they haven't caught anything all night. Hanno pescato tutta la notte senza aver preso un pesce. And then Jesus, they didn't realize it was Jesus yet, but he said, "Hey, did you catch any fish?" Poi non rendendosi conto che era Gesù che veniva lì vicino dicendo, avete preso qualcosa? And so basically, it's the miraculous catch all over again. Quindi abbiamo la pesca miracolosa di nuovo, una ripetizione. Now, here's an important thing about Peter. As soon as John recognized Jesus and told Peter, "Hey, it's the Lord." Al momento che probabilmente John told John Peter. disse Yeah. a Pietro, vedi, il Signore. So now, what did Peter do? Did he stay in the boat, try to catch all the fish, put it in the boat, row back to shore with all the other disciples? Cosa fece Pietro in quel momento quando Giovanni disse, è il Signore, ha continuato a pescare? No, he got out of Dodge and he just jumped in the water and swam as fast as he could towards Jesus. Immediatamente si buttò nell'acqua verso Gesù. So he saw Jesus. He said, "I gotta go to him." Quando vide Gesù e capito che era lui, si diceva, io devo arrivare da lui. So they all got to shore, and now we're gonna read the passage here. E quindi tutti a terra. We're gonna read. 21. Dal 21, 15. Ok, leggiamo dal verso 15. Quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro, Simone, di Giovanni, mi ami più di questi? Egli rispose, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo una seconda volta, Simone di Giovanni, mi ami? Egli rispose, sì, Signore, tu sai che ti voglio bene. Gesù gli disse, pastura le mie pecore. Gesù gli disse la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro fu rattristato che egli avesse detto la terza volta, mi vuoi bene? Egli rispose, Signore, tu sai ogni cosa, tu conosci che ti voglio bene. Gesù gli disse,
pasce le mie pecore. In verità, ti dico che quando eri più giovane... Am I supposed to read it? Oh, no, sorry. Ok, scusate. You were good. Finiamo. So, Peter publicly denied Jesus 3 times, and Jesus publicly makes him Quindi per 3 volte lo aveva rinegato di aver conosciuto Gesù e per 3 volte lo fa ripetere Gesù se lo ami. Peter's relationship to Jesus needed to be restored. Il rapporto tra Pietro e Gesù aveva bisogno di essere riparato, restaurato. Which I think if Peter's relationship had not been restored, Quindi io credo che se non c'è stato fatto questo restauro, some are doubtful that his ministry in Acts would have been the one he got. alcuni pensano che non avrebbe potuto continuare nel ministero con la stessa forza che lo troviamo nel libro degli Atti. Because if there is sin in our lives, that even if we're saved, we're all paid for. Perché se c'è peccato nella nostra vita, anche se sì, i nostri peccati sono stati pagati, But our service to God is always hindered by sin in our lives that is not resolved. ma il nostro servizio viene sempre ostacolato in un certo senso nel servire. And I think, this is my opinion, but I think that Peter was expecting to be restored by Jesus on the beach. Io credo che Pietro probabilmente voleva questo restauro, questo ravvedimento, questo tornare alle norme. Because Peter had spent 3 years of his life as a disciple and he was in the inner circle. Perché Pietro aveva trascorso 3 anni della sua vita insieme a Gesù e anche nel cerchio intimo di Gesù. So my guess is that Peter knew what was going to happen, and that's why he wanted to head over before the others so it could be dealt with. Io credo che probabilmente Pietro sapeva più o meno come Gesù lo avrebbe trattato, quindi voleva arrivare prima da Gesù, prima degli altri per stare insieme un attimo tu per tu. And that's also maybe why another reason why he tried to go before the other disciples was probably because he wanted to be reinstated, but privately, Gesù without the others. Pietro probabilmente voleva una soluzione in privato fra due e non davanti agli altri, quindi arrivava lì velocemente, credo io, dice lui. So what can we learn from just this? Che cosa possiamo imparare noi da tutto questo? Is there sin in our lives that we're not giving to God? C'è qualche peccato che ci previene a non arrivare davanti al Signore, alla sua presenza? Because if there is, that's holding us back from the potential that God wants for us. Perché se c'è qualche peccato dentro di noi, ci fa frenare, ci ostacola, non ci aiuta ad arrivare dove vogliamo arrivare. Because if there's a sin in your life, you're not as good as a tool in God's hands. Perché se c'è peccato nella nostra vita, noi come chiavi, strumenti nelle mani di Dio, non possiamo essere utilizzati al 100%. And every builder prefers the better tools. Ogni costruttore preferisce gli strumenti migliori. So God can always use you in whatever state you are. He can even use non-believers, and He has. Certo, Dio ti può usare come stai, in qualunque situazione. Lo ha fatto sempre, Dio usa tutti, anche i non credenti Dio può usare. But you want to be the best tool that you can be in the Lord's hands. Ma tu vorrai essere lo strumento più usabile nelle mani di Dio, più efficace nelle mani di Dio. If you want to be soft clay, you have to be humble. Se vuoi essere argilla malleabile, dobbiamo avere. What'd you say? If you want to be soft clay, like in the clay in the potter's I hand, got that part. you want to be humble. Quindi You have to be humble. occorre l'umiltà. And so if there is sin in our lives, it's going to hold us back. And you can worship as hard as you want. You can pray as diligently as you want. If there is this little thing,
small sin in your life, it will hold you back Anche more se than you think. Tu puoi adorare quanto ne vuoi, puoi pregare quanto ne vuoi, però se c'è qualche peccato che ti ostacola, non puoi andare avanti con la stessa forza che vuole Dio, non sarai lo strumento più scelto. So we need to be just like Peter. Quindi dobbiamo essere proprio come Pietro. Just as Peter jumped out of the boat to, as quickly as he could, go to Jesus to be restored, Alla stessa maniera che Pietro si saltò dalla barca per arrivare subito da Gesù, knowing that a confrontation, but still a gentle confrontation, but it's still a confrontation, knowing that that was coming, sapendo che pure doveva essere per forza prima un confronto con Gesù, that's how we have to approach God così dobbiamo anche noi andare da Dio, every day. ogni giorno però, Because you have to get the word in you, perché devi ricevere la parola di Dio dentro di te, you have to memorize it, know it, devi memorizzare, se necessario, conoscere bene la parola, because if you don't do that, you can't live it. perché se non lo fai non puoi vivere la parola di Dio se non conosci prima la parola di Dio. So let's be like Peter and run to God every day to make sure that Siamo noi come Pietro a cercare che conosciamo la parola, corriamo ogni giorno da Gesù, corriamo to make sure that we're on good terms with him. per essere certi che noi siamo in rapporti giusti con Lui, Because there will never be another day perché non ci sarà mai un altro giorno than today to live today for God. non ci sarà mai un altro giorno come oggi, perché dobbiamo vivere per oggi, per il Signore. Be blessed.